Ciao ragazzi, oggi vi portiamo ad Otavalo, che è una città a nord di Quito, molto famosa perché qui si svolge il mercato artigianale più grande di tutto l'Ecuador. Tutti i giorni c'è il mercato, però il sabato è il giorno più importante perché tutti i venditori un po' di tutta la zona, addirittura da Quito, vengono a vendere le loro artigianie, le loro cose da mangiare e quindi c'è un po' di tutto in questo mercato, è enorme. Andiamo a fare due passi e a vedere che cosa ci propongono le persone. Queste sono le scarpette tradizionali, corda, tela, hecho a mano, todo a mano, è fatto tutto a mano. Questi sono scacchi caratteristici di questo posto perché i personaggi sono Inca contro spagnoli e quindi le figurine rappresentano la parte degli spagnoli e la parte degli Inca che lottano tra di loro. Qui abbiamo una cosa molto tradizionale, che sono le teste rimpicciolite, che praticamente sono tradizionali della selva ecuadoriana, della selva amazzonica ecuadoriana, e praticamente ricordano una tradizione di quando queste tribù facevano la guerra e chi vinceva tagliava la testa a chi aveva perso e praticamente cuocevano le teste con erbe, con dentro dei pentoloni e le riducevano più o meno a questa misura. E praticamente questo signore vende queste teste fatte di pelle di capra, pelle di capra, no? Pelle di capra, che ricordano questa tradizione antica della selva ecuadoriana. Incredibile, eh? Un pajarito de aquí de Otavalo. Lo hai hecho muy bien, eh? Sí, sí, sí. Bonito. Gracias. Questo strumento è facile da suonare, potrei essere in grado di farlo anche io. Dolce tipico di Otavalo che si chiama chilenos. Ed eccoci arrivati nella piazza principale di Otavalo, città che dovrebbe essere circondata da 3 vulcani, sicuramente lo è, ma oggi non riusciamo a vederli a causa di questa nebbiolina che la circonda. Abbiamo capito camminando fin qua perché è stata dichiarata capitale interculturale dell'Ecuador, perché passeggiando per tutte queste bancarelle di questo mercato, che è davvero famosissimo, addirittura alcuni dicono che è il più grande di tutto il Sud America, si possono scoprire tantissime tradizioni. Un altro piatto tipico di questo posto è il chocho. Chocho che si mangia questo. Questo è già cucinato, si prende un po' di sale e si mangia insieme al mais tostato, anche questo. Molto particolare, buonissimo. Bueno. Gracias. Buoni, i piatti tipici sono sempre, bisogna provarli tutti, a prescindere.
passeggiando per il mercato di Otavalo, ma in realtà visitando l'Ecuador in generale, non si può non incappare in questo cappello, il Panama. Tutti potrebbero pensare che questo sia originario dello stato di Panama, ma in realtà non è così. Anch'io inizialmente ero stato un pochettino confuso e la signora mi ha spiegato per bene la storia. Praticamente questo cappello veniva esportato in tutto il mondo, prodotto in Ecuador e esportato in tutto il mondo passando prima da Panama, e per questo insomma che diciamo veniva conosciuto con questo nome. In realtà il connubio cappello col nome di Panama fu veramente sancito a livello mondiale il giorno in cui il presidente americano Roosevelt inaugurò il canale di Panama indossando uno di questi cappelli. Da quel giorno tutti conoscono questo cappello proprio come il cappello Panama. In realtà è ecuadoriano, quindi adesso io me ne sono comprato uno e continuerò a fare una passeggiata in questo spettacolare mercato indossandolo, perché proprio ci vuole, perché fa caldissimo, il cappello è freschissimo, è veramente una bella sensazione del portarlo. E ora proseguiamo con la gita. Siamo nella Plaza de Ponchos e siamo qui alla tienda di José Julián che vende i pantaloni equatoriani fatti a mano. La tela è fatta con telaio e poi le finiture sono tutte fatte a mano. Giusto? Ok, giusto. E José è stato anche in Italia, quindi habla un poco di italiano. Puoi salutarlos italiano? ¿Cómo stai? Bien. Gli strumenti musicali sono immancabili in ogni mercato e qui più di ogni altra parte dell'Ecuador. Abbiamo grandissima varietà di strumenti, ma naturalmente il mitico flauto che io ho provato diverse volte a suonare, non ci sono mai riuscito. Il signore ci ha fatto vedere che invece si può, funziona, cioè non è finto, cioè io però non ce la faccio proprio. De sí a mí. Dopo aver passeggiato un bel po' per il mercato è arrivato il momento di mangiare tilapia senza porchetta. Il mercato di Otavalo è particolarmente famoso per tutti gli articoli tessili e qui possiamo trovare sia articoli finiti, quindi artigianali già completi pronti per essere indossati o utilizzati, ma anche le materia prima per produrli. ¿Es una storia? Algo de historia de Otavalo. Si es todo historia, es de costumbre de Otavalo. questa storia? Esta es la familia invitación. Este es de música para familia. Este algo regalo. Este un palito si solo por acá. Este es regalo, mire. Este es un babura, mire. Il condor también. La nostra passeggiata per le vie del mercato di Otavalo è terminata. Speriamo che anche voi come noi abbiate scoperto qualcosa di nuovo, qualcosa di interessante. Ci è sembrato davvero un mercato molto particolare, soprattutto perché non è una folla di turisti, non sono solamente souvenir o oggetti dedicati insomma a quelli che sono i regali da portare a casa, e piuttosto abbiamo scoperto davvero tante cose interessanti legate a quelle che sono le culture, le tradizioni della regione ecuadoriana in cui ci troviamo. Quindi davvero ci è piaciuto, speriamo che lo sia piaciuto anche a voi. Ci vediamo alla prossima.